Salve horror dipendenti, nel video di oggi si parla di VHS. Ho trovato queste misteriose videocassette e sono proprio curiosa di capire cosa ci sia registrato. Ok, diamo un'occhiata. Di che cosa si tratta? Proviamo. Ma che... Sto scherzando, non sono vere videocassette. Come avrete intuito dal titolo del video, si tratta del gioco di ruolo prodotto da Aces Games. VHS Very Horror Stories. Ciascuna di queste VHS contiene avventure horror giocabili ispirate ai classici dell'horror. Ogni VHS tratta un filone dell'horror particolare. Overplug è dedicata all'horror sci-fi, Unchained è dedicata all'horror demoniaco e Bloodlust, che è la mia preferita, è dedicata agli slasher movie. Per ora sono uscite solamente queste 3 VHS, ma il 13 settembre partirà la campagna Kickstarter con i nuovi titoli. Ve ne parlo a fine video. Prima di concentrarci sul gioco, vorrei porre l'attenzione su quanto sia bello e curato maniacalmente il packaging. Le scatole sono davvero a dimensione VHS, a differenza di altri prodotti che ho in collezione che imitano la VHS soltanto nell'estetica. Poi notiamo le grafiche vintage, l'effetto finto rovinato sulla custodia agli angoli e lungo il bordo o la finezza della scritta a pennarello sulla cassetta. Un appassionato di horror o un nostalgico degli anni 80 non potrà che esaltarsi. Parlando del gioco, VHS si ispira alle pellicole cult degli anni 70, 80, 90, come per esempio Eraser, La Cosa, Alien e molti altri, basando personaggi, ambientazioni e situazioni sui classici cliché del genere tanto cari a noi fan. Potreste dover fuggire nel bosco in cui un killer mascherato vi sta dando la caccia, evadere dalla casa di cannibali in cui siete intrappolati, distruggere una navicella con un alieno a bordo, cose di questo tipo. Da appassionati di horror sapete bene quanto me di cosa sto parlando. VHS mischia gli elementi di un classico gioco di ruolo a quelli di un gioco da tavolo. Per quanto riguarda il gioco di ruolo, i giocatori si troveranno a vestire i panni di personaggi il cui scopo è quello di sopravvivere ai mostri. Per farlo avranno a disposizione una scheda del personaggio e 2 dadi a 6 facce, gli unici dadi che il gioco prevede. Il lato gioco da tavolo invece prevede l'utilizzo di segnalini e di una mappa che può essere una palude, un villaggio, una villa coloniale e cose di questo tipo. All'interno dei set principali i personaggi potranno imbattersi in eventi di tensione come il ritrovamento di un cadavere o un'apparizione demoniaca, potranno recuperare oggetti utili e ovviamente imbattersi nei mostri. Ogni VHS è giocabile singolarmente, quindi non serve comprare le altre 3. Il gioco è pensato per intavolare sessioni mediamente rapide della durata di un film, appunto. Se una sessione di gioco è un film, una campagna è una saga. Volendo infatti potete creare una continuity perché alcune pellicole, pur venendo trattate separatamente, sono la prosecuzione naturale di altre. Ciascuna di queste VHS contiene, oltre al regolamento e ai 40 segnalini, 5 personaggi e 5 mostri, 4 set principali e 10 pellicole precostruite. Le pellicole sono le storie che deciderete di giocare e sono composte da tutti gli elementi che danno vita alla sessione di gioco. Come in gergo cinematografico, per avere una pellicola horror serve un set, degli oggetti di scena, un villain e chiaramente una sceneggiatura. Ogni pellicola di VHS Very Horror Story ha un titolo, una storia, un set principale con lista degli oggetti casuali che vi si troveranno e ovviamente con il suo mostro. Nel regolamento contenuto in ogni scatola troverete quindi le pellicole giocabili, la sceneggiatura, ovvero la storia che il master dovrà seguire, indicazioni su come settare la partita e consigli utili. Per i più sensibili viene anche indicato il trigger warning, ad esempio se giocherete alla pellicola numero 2 di Bloodlust, la culla nera, sapete fin dall'inizio che vengono toccate tematiche come mutilazioni e tortura.
Oltre a ciò, alla pagina della pellicola troverete altre informazioni utili come il tempo di gioco di quella pellicola e il numero di giocatori richiesto, che varia a seconda della storia che sceglierete. Ci sono pellicole che potete giocare in coppia, altre in cui sono necessari 3-4 giocatori. Alcune pellicole dispongono della modalità solo, quindi della possibilità di giocare in solitaria senza la necessità di un master. Quindi 10 pellicole precostruite per ogni VHS, dove con precostruite si intende quelle che ti fornisce il gioco, perché volendo puoi crearti le tue pellicole, cosa molto interessante, con i tuoi personaggi e i tuoi mostri, grazie a un regolamento estremamente adattabile e ricco di possibilità. Quindi puoi letteralmente essere regista e protagonista del tuo personale film horror. Se possiedi più di una VHS, è possibile intercambiare mostri e personaggi nelle varie scatole, così da creare sottogeneri di film horror fra i più disparati. È tutto molto intuitivo, il regolamento è molto chiaro, ti prende per mano facendoti entrare nel mood adatto per questo tipo di gioco, dandoti consigli utili per creare al meglio la giusta atmosfera e un climax di tensione e paura. Tutto in VHS, dalle interazioni con i personaggi, agli scenari, ai mostri, è strutturato non solo per gettarvi in mondi dell'orrore, ma anche per farvi sentire davvero all'interno di una pellicola horror, con tutti i suoi cliché e le sue situazioni più tipiche. Aver visto molti film dell'orrore e conoscere certe meccaniche vi sarà sicuramente utile in diverse occasioni. Le citazioni naturalmente si sprecano, troviamo tantissimi omaggi ai cult dell'horror sia nelle sceneggiature sia nell'aspetto e nelle caratteristiche di mostri e personaggi. Le bellissime illustrazioni delle schede e delle cover sono realizzate da Vincenzo Praticò, mentre le affascinanti e labirintiche mappe di gioco sono opera di Fabio Porfidia. VHS Very Horror Story è un gioco di ruolo davvero stupendo, fatto da amanti del genere horror per amanti del genere horror. Oltre all'intrattenimento sono anche esteticamente degli oggetti meravigliosi. VHS Very Horror Stories è un gioco prodotto da Aces Game e distribuito da MS Edizioni. Attualmente sono rimaste poche copie, quindi è acquistabile solo dal sito del produttore che trovate nell'info box. Dal sito è possibile scaricare anche materiali giocabili gratuiti, vi lascio sempre nel box qui sotto il link se volete darci un'occhiata. Vi mostro poi questi bellissimi pezzi che non sono acquistabili perché erano esclusiva della campagna Kickstarter. C'è intanto questo box di cartone rigido davvero stupendo per raccogliere le 3 VHS. Poi questi 6 dadi fatti in stile configurazione del lamento di Hellraiser sono talmente belli che non me la sento di usarli. Il bellissimo poster e questi 4 mostri extra che sono acquistabili singolarmente da Aces Games. E per finire la misteriosa cartellina VHS spin-off, che è un extra molto interessante perché qua dentro sono raccolti i contenuti realizzati dagli ospiti della campagna Kickstarter, fra cui io. Ho infatti contribuito come horror dipendenza alla creazione di uno dei mostri, il gladiatore demoniaco Caronte. Mi è stato chiesto di ideare un mostro con il relativo background, 2 set e 2 pellicole, cosa che ho fatto con molto entusiasmo, pensando a un ibrido esoterico fra l'antica Roma e Silent Hill. Il materiale è poi stato rielaborato dal sempre mitico Simone Morini, la mente che sta dietro a tutto questo progetto. Il risultato secondo me è molto figo, ne è uscito un bel personaggio e 2 belle avventure giocabili. Poi ammetto che è abbastanza emozionante vedere quello che ha in testa prendere vita, grazie anche al talento dei fantastici artisti che ci hanno lavorato. Nella cartellina, oltre al mio contributo, si poteva trovare quello degli altri 5 ospiti, per un totale di 6 mostri, 12 set principali e 12 pellicole, più il pack La Vecchia Guardia, con 3 mostri classici per le tue sessioni horror vintage. Sempre qui dentro c'è anche di mostri e di killer, un manuale colmo di storie e curiosità sui mostri di VHS. Come ho detto, VHS spin-off non è acquistabile, sarà però disponibile in formato fisico e digitale nella prossima campagna Kickstarter. Segnalo infatti che il 13 settembre partirà la campagna Kickstarter per le 3 nuove VHS, Dead Breeder a tema zombie e infetti, Remnants a tema spettri e poltergeist e per finire Trash Bag, che penso proprio sarà la mia VHS preferita insieme a quella slasher. Come si può infatti intuire, si ispira al cinema trash di cui troveremo vari riferimenti come citazioni al mondo dell'Asylum, a quello della Troma e molto altro.
Ovviamente, come per la precedente campagna, partecipando al Kickstarter potete mettere le mani su contenuti esclusivi che poi non saranno più reperibili. Vi lascio il link alla campagna in descrizione, quindi mi raccomando, giocatori collezionisti, cliccate su ricevi notifica e state in prima linea perché ormai manca poco. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video o alla prossima live su Twitch. Se apprezzate i contenuti che porto mettete un like, iscrivetevi e lasciate anche un commento che sicuramente è apprezzato. Grazie e alla prossima!